Ciao e benvenuta o benvenuto al nuovo episodio di Assurdo ma vero, questa serie in cui vado a cercare storie del passato quasi incredibili, ma che sono del tutto vere e documentate. La storia di oggi è particolarmente interessante perché mi ha sempre attirato. Ci sono stati tantissimi film ispirati a questa storia, tantissimi libri e il più famoso è Robinson Crusoe. Sapevi che la storia è vera e ispirata a fatti reali? E sapevi anche che l'isola di Massa Tierra nell'arcipelago di Juan Fernández al largo del Cile è oggi soprannominata proprio Isola di Robinson Crusoe, proprio perché quel naufragio avvenne su quell'isola e che durò per ben 4 anni e 4 mesi? Sapevi tutte queste cose? Io non le sapevo, però mi sono documentato e leggendo questa storia veramente mi sono appassionato di queste vicende del protagonista che ha nome Alexander Selkirk. Lui sopravvisse in totale solitudine per 4 anni e 4 mesi prima di essere salvato. Questa è la sua storia. Alexander Selkirk era nato nel 1676 ed era stato coinvolto in queste grandi manovre delle battaglie britanniche durante la guerra di successione spagnola che si combatté tra il 1701 e il 1714. In questa lunga guerra, prevalentemente navale, nel Pacifico meridionale i galeoni spagnoli carichi di tesori rappresentavano un bersaglio ambito per i corsari inglesi, autorizzati dalla corona britannica attraverso speciali lettere di corsa, da cui appunto deriva il nome corsari. Selkirk si imbarcò sulla nave Cinque Ports comandata dal capitano Thomas Stradling. Questa nave faceva parte di una piccola flotta corsara guidata dal celebre esploratore William Dampier. La vita del nostro Alexander Selkirk cambiò rapidamente nell'ottobre del 1704, quando durante un acceso diverbio, diciamo così, con il capitano Stradling, fu abbandonato proprio sull'isola di Massa Tierra, nell'arcipelago di Juan Fernández al largo del Cile. Sembra che il battibecco sia nato perché la nave, a seconda dell'esperienza di Selkirk, non era più una nave sicura, non era più una nave in grado di garantire la sicurezza al suo equipaggio e Selkirk disse che avrebbe preferito essere abbandonato su quell'isola deserta piuttosto che continuare la navigazione su quella nave pericolosa, a suo giudizio. E vedremo che il suo giudizio fu corretto. Comunque il diverbio fu molto acceso e Selkirk fu talmente convinto delle sue idee da accettare l'abbandono su quell'isola deserta. A quei tempi era un altro modo per condannare una persona a morte. La si abbandonava al suo destino su un'isola deserta, ben sapendo che era praticamente una condanna a morte. Era considerato impossibile sopravvivere da soli in quelle condizioni sulle tante isole deserte del Pacifico. Selkirk va detto che non fu abbandonato proprio con qualche straccio e basta, ma gli fu lasciato qualche oggetto e sappiamo quali oggetti lui ebbe in dotazione. Aveva un moschetto con poca polvere da sparo, un'accetta, utensili da falegname e un coltello. Tutto ciò costituiva il suo arsenale per la caccia e la costruzione. Gli fu lasciato anche un materasso, alcuni vestiti e un piatto di metallo per cucinare. Ciò completava l'esiguo equipaggiamento con cui Selkirk dovette affrontare l'isolamento. Oltre tutto ciò a una Bibbia per il suo conforto spirituale. Quindi immaginiamo quest'uomo lasciato solo su un'isola deserta con questi pochi oggetti, in preda alle malattie, agli animali, agli insetti, alla fame, a tutte le difficoltà di una vita così, a una condanna a morte sembrava tutto ciò. E immaginiamo la nave Cinque Ports allontanarsi verso il mare aperto. Dovete sapere che poco dopo quella nave affondò al largo della Colombia, quindi diciamo che Selkirk ci aveva visto giusto.
lui poté continuare a vivere, mentre altri dell'equipaggio furono davvero condannati a morte. Quindi diciamo, fin qui le cose andavano tutto sommato bene, ma il nostro Selkirk è in questo momento da solo su un'isola deserta, senza alcun umano, senza niente. Molte di queste cose le sappiamo perché Selkirk ha lasciato grandi memorie di tutta questa avventura e dopo scopriremo, racconterà nei dettagli tutto ciò che fu la sua vita in quel lungo periodo di isolamento. E sappiamo che nei primi 8 mesi lui fece una grande fatica ad adattarsi, soprattutto psicologicamente, a quella condizione così dura. Immaginiamo anche solo il buio assoluto che può fare di notte in un'isola del genere, un isolamento totale. Poi tutti ovviamente i problemi di approvvigionamento di cibo, acqua e quant'altro. Inizialmente Selkirk racconta che si stabilì lungo la costa, in una grotta, e che era terrorizzato dal continuo rumore che spesso non riusciva a identificare. Probabilmente si trattava di animali, anche magari feroci, lui non lo sapeva, e era terrorizzato appunto da queste cose che erano nell'aria ma che lui non riusciva bene a identificare. Con il passare del tempo, però, Selkirk esplorò l'isola e scoprì risorse vitali. Oltre a una colonia di leoni marini, trovò una vitale mandria grandissima di capre selvatiche, introdotta da precedenti navigatori portoghesi, probabilmente. Comunque, finito di vivere in quella grotta, fece un grande, miglioramento immobiliare nella sua vita da isolato in tutti i sensi, e costruì 2 capanne, una per dormire e una per cucinare. Poi lentamente con il tempo imparò a cacciare, soprattutto appunto le capre selvatiche, che erano molto, molto numerose, e anche a pescare molluschi, cetacei e anche aragoste. Bisogna notare che in quel momento non aveva spezie e che la sua abitudine alimentare era, come tutti noi, quella di mangiare cibo speziato, e anche il pesce, la carne salata, speziata, ma ciò non gli era consentito. Lui non aveva a disposizione queste spezie e racconta lui, molto difficile all'inizio abituarsi a questi nuovi sapori così semplici e basilari. Fu per lui una delle difficoltà più grandi, racconta, che forse non si penserebbe questo, però per lui fu così. Comunque poi con il tempo imparò anche a raccogliere verdure selvatiche, anche del cavolo trovò sull'isola, e rape e altre piccole verdure, anche del pepe, che aveva anche delle funzioni, corporali. Racconta queste cose e insomma riusciva tutto sommato a mangiare, anche ad avere una dieta varia. Per l'acqua, per fortuna, non c'erano problemi perché c'erano alcuni ruscelli sull'isola che gli fornivano l'acqua, e quindi diciamo che riusciva sempre a sfamarsi. Imparò anche ad accendere il fuoco sfregando l'uno con l'altro dei legni di pimento, da cui poi ricavò anche una piccola spezia per insaporire la carne e il pesce che riusciva a procurarsi. Quindi con il tempo la sua situazione, grazie al suo impegno, alla sua costanza, alla sua dedizione, migliorava costantemente. Fabbricò anche nuovi strumenti tramite le pietre e i legni che trovava, e cucì anche abiti e un riparo per il tetto della sua capanna, cucendo insieme le pelli delle capre che uccideva per mangiare, e per cucire queste pelli usò un vecchio chiodo. Probabilmente legava del filo alla capocchia del chiodo, questo non è ben spiegato. Ecco, lui usò questo chiodo e riuscì a cucire insieme le pelli, creandosi appunto dei nuovi, vestiti, delle protezioni più che altro. Il nostro Selkirk racconta che la sfida psicologica dell'isolamento fu una delle più grandi e delle più difficili sfide che fu chiamato ad affrontare. Non tanto quindi il procurarsi il cibo e l'acqua di cui aveva bisogno, ma proprio
la sfida di sopportare quell'isolamento così devastante e assoluto. Per cercare di superare quella situazione così difficile, cercò di sviluppare una ritualità giornaliera, quotidiana, che gli consentisse di avere una sorta di abitudine che gli desse, ecco, forse l'idea di una normalità. In questa ritualità c'era la preghiera, cioè la lettura quotidiana della Bibbia e anche il canto solitario dei salmi ad alta voce. Ciò diventò una forma rituale fondamentale per mantenere la sanità mentale e anche per riuscire a scandire il tempo con più facilità. Sappiamo che uno dei primi segnali della pazzia è la perdita della cognizione del tempo, quindi è importante tenersi proprio impegnati anche in questo genere di cose per mantenere una normalità, una quotidianità, un'abitudine che consenta appunto alla mente di non perdersi. Un'altra abitudine che portò avanti tutti i giorni fu la vigilanza costante. Lui scrutava quotidianamente l'orizzonte in cerca di navi. Era sempre attento a ciò che succedeva in mare. Scrutava queste onde lontane, si arrampicava sulle colline dell'isola per guardare più lontano ancora e alternava speranza e delusione. Si nascose dagli spagnoli quando arrivarono, perché 2 navi degli spagnoli arrivarono, probabilmente in cerca di legna e acqua, o forse per delle riparazioni alle navi, ma purtroppo appunto erano navi spagnole e come sappiamo gli spagnoli, se lo avessero catturato, l'avrebbero ucciso oppure messo ai lavori forzati e quindi lui dovette nascondersi. Però forse proprio l'avvistamento di navi, anche se spagnole, gli diede una speranza che forse il suo momento un giorno sarebbe arrivato. Quindi lui continuava ad aspettare, seguendo una normalità che si sforzava a mantenere. Un altro impegno che aveva quotidianamente era quello di trasformare l'ambiente in una casa. Quindi cercò di sviluppare delle routine che gli permettessero di sentirsi padrone della propria esistenza e non una vittima, ma che fosse lui a comandare l'evolversi della situazione. Per questo appunto continuava a cercare di migliorare la sua situazione, costruendo e migliorando le capanne che aveva creato e costruendo altri attrezzi e strumenti con legno, pietra e quello che trovava, quello che poteva, e creando quindi una sorta di costante miglioramento della sua situazione. Questo gli dava una sorta di speranza. Inoltre Selkirk sviluppò una sorta di equilibrio mentale veramente invidiabile. Sviluppò quella che il capitano Rogers definì pace della mente, cioè un sorprendente equilibrio psicologico che gli consentì di affrontare quella situazione così difficile. Selkirk quindi era da solo su quest'isola e ebbe anche grossi problemi, rischiò la vita molte volte. Una volta per inseguire una capra cadde da un dirupo e probabilmente si ruppe anche delle ossa, ma riuscì comunque a ritornare strisciando alle sue capanne e col tempo a guarire. La situazione non era facile, la dieta era comunque poco varia, era vittima di qualsiasi malattia o disagio che poteva passare vicino a lui. La situazione era davvero difficile, però lui dimostrò una grande forza. Pensate che una volta che le sue scarpe furono consumate, lui iniziò a camminare ovviamente a piedi scalzi, non cercò neanche di cucirsi intorno ai piedi delle pelli di capra, ma si abituò proprio a camminare sulle rocce anche appuntite o sulla sabbia rovente a piedi scalzi, tanto che i suoi piedi divennero più grossi e molto callosi e questo gli impedì poi successivamente di infilare delle scarpe per molti mesi, una volta che ritornò nella civiltà. Quindi era davvero un selvaggio quest'uomo, vestito di pelli di capra, probabilmente sporco, anche se aveva a disposizione il mare per lavarsi, ecco, però in condizioni igieniche molto precarie, per usare un eufemismo, e la sua situazione era molto difficile. Un altro nemico che si trovò ad affrontare furono i topi, perché l'isola purtroppo era infestata da questi animaletti portati dalle varie navi nel tempo.
ogni tanto arrivavano con le loro navi su quest'isola, probabilmente in cerca di legna, acqua, oppure per riparazioni, per cercare cibo o semplicemente per riposare, e con gli uomini da queste navi scendevano anche i topi. I topi avevano infestato l'isola e per fortuna però c'era anche qualche gatto. Allora Selkirk iniziò ad addomesticare i gatti per non avere attorno a lui i topi. E grazie a proprio alla carne di capra che riusciva a cuocere e di cui i gatti erano ghiotti, riuscì ad addomesticarli. E quindi questo Selkirk era un uomo solitario ma circondato da gatti, che per alcuni potrebbe anche forse essere una sorta di paradiso. In solitaria, su un'isola deserta piena di gatti, se non ci fossero tutte le difficoltà, forse sarebbe una situazione anche bella. Ecco, purtroppo sappiamo, vivere da soli in quelle condizioni è tutt'altro che facile. Però ecco, Selkirk era così, ce l'aveva fatta in qualche modo, riuscì a vivere per 4 anni e 4 mesi e chissà per quanto sarebbe vissuto ancora. Ma il 2 febbraio 1709 Selkirk avvistò 2 navi finalmente inglesi. Erano passati più di 4 anni dal suo abbandono sull'isola. Quelle navi erano il Duca e la Duchessa. Erano comandate dal capitano Rogers, ma a bordo c'era anche William Dampier, il vecchio comandante di Selkirk, che questa volta non era più comandante, era solo timoniere, perché si dice che era un ottimo timoniere, ma un pessimo comandante. E probabilmente qualche missione precedente era andata male perché lui appunto era stato retrocesso ad essere timoniere questa volta. Quando le navi si avvicinarono all'isola, fecero scendere una scialuppa. Il comandante avrebbe voluto avvicinarsi di più, ma i marinai volevano scendere tramite la scialuppa. E il comandante fu molto sorpreso di vedere, dopo un bel po', questa scialuppa ritornare e ascoltare i marinai che raccontavano di aver visto una luce sulla spiaggia. Una luce poteva probabilmente essere la luce del nemico. Si stava per avvicinare la sera e allora il comandante diede ordine di far spegnere tutte le luci sulle navi e attendere fino al mattino dopo, avendo così una notte intera per pensare a cosa fare. Al mattino le scialuppe si avvicinarono e passarono molte ore e questi uomini non tornavano. Il comandante iniziò a impensierirsi, non capendo cosa stesse succedendo. Forse c'era davvero il nemico, forse i suoi marinai erano stati uccisi. Invece, dopo un po' li vide tornare con un sacco di carne di capra e tanti crostacei buonissimi, pronti da mangiare. Questi marinai iniziarono a raccontare di aver incontrato quest'uomo che diceva di essere stato abbandonato ben 4 anni prima, all'incirca, perché bene non lo sapeva nemmeno lui. Ed era anche difficile capirlo, perché dopo tutto quel tempo parlava un inglese quasi incomprensibile. Quest'uomo sembrava un selvaggio, sembrava quasi un animale, ma era un uomo sano, forte, e che per loro aveva catturato delle capre in una maniera molto facile e con un'agilità incredibile, perché il nostro Selkirk, vivendo da solo tutto quel tempo, aveva sviluppato proprio un'agilità adatta all'isola. Il suo corpo si era adattato a quella situazione e aveva sviluppato queste abilità, questa forza, questa agilità che gli permettevano di catturare le capre anche a mani nude. Il capitano Rogers, sentiti questi racconti, diede ordine a tutto l'equipaggio di sbarcare sull'isola. Incontrò l'uomo e lo nominò scherzosamente governatore dell'isola. Subito dopo lo nomina anche secondo ufficiale della Duke. Tutto l'equipaggio non fa altro che ascoltare gli incredibili racconti di Selkirk, anche se appunto lui si esprime in modo molto rozzo, molto basilare, perché ha un po' dimenticato l'inglese. E gli viene offerto cibo in abbondanza, ma lui non apprezza quel cibo così speziato, così salato, così cucinato bene. Ormai il suo stomaco si è abituato ad altro, a sapori più semplici e fa fatica a mangiare quello che l'equipaggio della nave mangia. Anche l'alcol che gli viene offerto in quantità non fa più per lui, non riesce più a bere. Si è abituato a una vita molto più semplice, molto più basilare.
con pochi vezzi e fa fatica ad uscire da quella sorta di naturalità a cui si è abituato. Siamo nel 1709 e Selkirk inizia una nuova vita in Inghilterra. Tutti sono molto curiosi delle sue avventure, lui le racconta e tante sue storie saranno incluse in molti libri. C'è molta curiosità verso questa vicenda così incredibile, un uomo che viene trovato vivo dopo tutto quel tempo, e tutta questa curiosità appunto ispira il libro di Dafoe. Ma la vita per Selkirk non è facile, forse non è più abituato a stare nella società e infatti poco dopo aggredisce un ex compagno di navigazione a Bristol e per non farsi imprigionare fugge in Scozia, dove rimane fino al 1717. Ma poi Selkirk riprende il mare, questo elemento che segnò completamente la sua vita. Nel 1721 muore di febbre gialla durante una spedizione al largo dell'Africa occidentale, trovando sepoltura in quel mare che aveva segnato profondamente tutta la sua esistenza. Dagli scritti del capitano Woodes Rogers, che tra i primi incontrò Selkirk dopo il suo lungo isolamento, sappiamo tante cose che vi ho raccontato in questo video e che ci sono state lasciate come, diciamo, documenti storici a riguardo di tutta questa vicenda. Una frase in particolare colpisce l'immaginario. È una frase appunto di Rogers che dice così: si può constatare che la solitudine e l'isolamento non sono uno stato di vita così insopportabile come la maggior parte degli uomini immagina. Forse non fu insopportabile per Selkirk e fu davvero in gamba quest'uomo a sopportare quella situazione così difficile. O forse, chissà, la situazione non era così difficile, questo non lo sapremo mai, ma io credo che difficile lo sia stata e molto, e invece Selkirk sia stato davvero, scusate questa parola un po' abusata, ma resiliente e forte nell'affrontare tutto ciò che gli capitava. Credo che in tutto ciò la storia di Alexander Selkirk rappresenti un eccezionale esempio di adattabilità in condizioni estreme. La sua capacità di trasformare un'isola deserta in una casa e di mantenere l'equilibrio mentale nonostante l'isolamento totale ha affascinato generazioni di lettori e studiosi. Selkirk non è soltanto l'ispirazione per un celebre romanzo, ma è un simbolo della capacità umana di sopravvivere, adattarsi e trovare significato anche nelle circostanze più disperate. La sua avventura continua a ricordarci che di fronte alle avversità l'ingegno e la forza di volontà possono trasformare anche la più terribile condanna in un'opportunità di crescita e di riscoperta. E tu, come ti saresti trovato su un'isola deserta, da solo? Lontano dallo stress, dagli impegni, dalla sveglia che suona, dal lavoro, dalle tasse da pagare, ma anche senza un dentista, senza un bar, senza della musica, senza nessuno con cui parlare. Credo che sarebbe davvero dura, soprattutto al giorno d'oggi, abituati come siamo alle comodità e anche forse alle esagerazioni. E proprio in questo io vedo in Selkirk un esempio di una persona che è vissuta allontanandosi totalmente, forzatamente anche dalle esagerazioni e dall'abbondanza, e però vivendo in un altro modo forse, ma vivendo. E chissà, magari in quell'isola deserta da solo ha vissuto momenti di grande profondità, di grande misticismo forse. Però pensare a queste cose ci apre un po' la mente, no? Perché ci offre l'esempio di un modo diverso in cui si può ancora vivere e sopravvivere. Questa era un'altra storia del ciclo Assurdo ma vero, e ti invito a iscriverti al canale, mettere il mi piace e seguirmi nei prossimi video. Ciao!